Hola Rockers, siete all'inizio, volete fare il bending ma non sapete neanche come suona un bending e come ottenerlo. Oggi, rimanga fra noi, vi dico una cosa che è sbagliato fare ma che all'inizio magari può tornarvi utile. Prima di iniziare questo tutorial fai sempre le cose che devi fare su YouTube, ovvero mettimi un bel like, iscriviti al canale, attiva la campanella. Insomma, dai, trucco illegalissimo per ottenere un bending. Attenzione, e qua c'è proprio magari metto una grafica che è grossa così di attenzione, di pericolo. Non è la maniera corretta per fare un bending, lo dico grossa così. Però se siete all'inizio e proprio questo bending non riuscite ad ottenerlo, c'è un piccolo trucco che vi può aiutare nell'ottenere un bending, anche se un po' brutto, però nell'ottenerlo perlomeno un po' come sonorità, giusto per capire dove deve andare a finire la vostra nota. Attenzione che vale per i bending di un semitono. Questo trucco è molto semplice. Se noi andiamo ad analizzare il bending, che cosa succede? Sostanzialmente l'aria, anziché uscire dritta e andare nel nostro strumento, esce in diagonale, fa una specie di pallonetto e quindi va a biforcarsi il nostro flusso perché va a toccare l'angolino in fondo, blang, si biforca e comincia a suonare lancia sotto e lancia sopra, cominciano a suonare contemporaneamente. Questo fenomeno, rubando frequenza lancia sotto, andrà a contribuire quindi a una vibrazione diversa, quindi del lancia che sta facendo la nota in quel momento, e quindi l'intonazione continuerà a calare. Quindi noi cosa stiamo facendo? Sostanzialmente, se andiamo a vedere la fisica del bending, anziché andare con l'aria dritta, dobbiamo far andare l'aria sul nostro palato, rimbalza, e farla scendere in diagonale. Questo effetto ovviamente, e qualcuno di voi so già che l'ha fatto e pensa che sia la maniera migliore per ottenere il bending, ma non lo è, però possiamo fare questa cosa, ovvero anziché inclinare il flusso dell'aria e quindi andare a capire bene come utilizzare la lingua, come utilizzare le labbra, su queste cose ti lascio poi le schede, vai a vedere effettivamente come impostare la tua voce, la tua risonanza, scusate, la tua risonanza, la tua cassa di risonanza, la tua lingua per ottenere il bending. Ma in questo caso stiamo parlando di un trucco un po' sporchetto, quindi anziché andare a creare questa ondina di aria verso il basso, andiamo semplicemente a inclinare il nostro strumento in questa maniera. L'aria non siamo abituati a farla andare verso il basso, pazienza, continuiamo a farla andare dritta, incontrerà un piano inclinato e magicamente si formerà lo stesso un bending, però non sarà un bel bending. Senti come piccolo, chiuso, per forza, andiamo a chiudere con le labbra il foro, non serve ad avere un bel bending, questa cosa serve a capire dove finisce la nota. Bending fatto con questa tecnica, sentirai sicuramente il foro che si chiude, quindi ti verrà ad aspirare tanta aria, altro errore da non fare. Nel bending non serve tanta aria, serve un'inclinazione dell'aria differente. Per questa tecnica invece andiamo ad inclinare il nostro piano dell'armonica, flusso dell'aria dritto, e otteniamo il nostro bending, però un bending brutto, un bending spompo, un bending che non suona bene. Altra cosa invece è andare a inclinare il flusso dell'aria, quindi armonica dritta si inclina il flusso dell'aria. Tutt'altra natura, tutt'altro suono, però la nota che raggiungiamo è sempre quella. Quindi se sei all'inizio e non sai proprio come suona questo maledetto bending, o benedetto quando lo raggiungi, cosa fai? Semplicemente vai ad inclinare il piano dell'armonica e vedrai che il bending magicamente uscirà. Userai molta più aria perché il foro si chiuderà parzialmente, quindi ti verrà voglia proprio di andare ad aspirare con più potenza. In questo caso ti è concesso, ma attenzione, ripeto,
Il bending non è mai caratterizzato da un flusso di aria potente, ma da un flusso di aria morbido ed inclinato, con la nostra imboccatura bella aperta, mi raccomando. Cosa ne pensi di questa tecnica? Di la verità, qualcuno di voi già la usava e pensava che fosse la tecnica giusta per ottenere il bending? No, non è questa la tecnica giusta, ma questa tecnica perlomeno ci fa capire qual è la nota che dobbiamo andare a raggiungere col bending. Una volta raggiunta, mi raccomando, raddrizzate la vostra armonica e inclinate il flusso dell'aria con tutto quello che ci siamo detti in altri video. Ovviamente di questa cosa ne parleremo molto più approfonditamente anche nel mio manuale Armonica Blues, istruzioni per l'uso. Lo puoi trovare in tutti i negozi e sui migliori store online. Se poi vuoi fare un salto anche sul mio sito, ti invito caldamente su stefanolucignolo.com, potrai così iscriverti alla mailing list, è totalmente gratuita, rimarrai così sempre aggiornato sul fantastico mondo della 10 Fori, su tutte le novità del canale, dei live e non solo. Se poi vuoi prendere anche una lezione online, puoi prenotarla direttamente dal mio sito e faremo insieme una lezione online. Se invece preferisci frequentare una classe virtuale, un videocorso, potrai abbonarti al mio videocorso. Che dire, ci vedremo sempre su questo canale più o meno con queste tempistiche. Se hai domande, dubbi, chiarimenti, scrivilo nei commenti oppure vienimi a trovare anche su Telegram, Lucignolo Academy. Buone armonicate, ci vediamo al prossimo video. Ciao!